Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, amori e passioni di settembre 2024. Due carte ragazzi. Il Papa e la Torre. Rottura di certi schemi, molto probabilmente, con la carta della Torre. Però è anche vero che, essendoci un Papa, è come se foste guidati a rompere certe dinamiche di comportamento. Può essere un maestro spirituale che andrete incontrando nel cammino, che non è necessariamente detto che sia una persona, può anche essere un libro, può essere un video di YouTube, comunque è come se aveste l'input a rompere certe dinamiche di comportamento. Tenete presente che quando c'è la torre si parla anche della caduta dell'ego, quindi può essere che qualche certezza che avete avuto fino a questo momento in settembre non ci sia più. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste cambiare, scusate, completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno di metafisica base che ti parla di chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi. E sempre in descrizione trovate anche altri link a video che potrebbero esservi utili. Vi ricordo che a settembre c'è il corso di approfondimento sulle famiglie reali, comunque anche di quello c'è il link qui sotto. Bene ragazzi, ho cambiato lo schema di stesa, quindi oggi schema nuovo. Partiamo con un 8 di bastoni, un 10 di coppe, un 2 di coppe, asso di bastoni, regina di spade, 8 di pentacoli, imperatore e 2 di bastoni. Allora, dovrebbe essere un cuore. Quindi, ragazzi, siccome la stesa è nuova, ditemi poi nei commenti se vi vibra di più rispetto a quella di prima, se vi dà più informazioni. A me sembra più completa questa rispetto a quella di prima. Comunque, scrivetemelo nei commenti. Allora, ragazzi, diciamo che con questo 8 di bastoni vi sento parecchio proiettati in avanti nel mese di settembre. Potrebbero anche arrivare delle comunicazioni, delle notizie. Adesso andiamo a vedere carta per carta e vi do come dei messaggi spot, poi farò le varie casistiche, singoli, impegnati, relazioni complicate e via dicendo. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Nove di pentacoli. Infatti, wow! E cavaliere di coppe. Il 9 di pentacoli è la carta dei single ed è girata al contrario, vedendo anche un po' tutto il panorama qui, ragazzi, promette bene. Allora, diciamo che potrebbe arrivare un qualche comunicazione, potrebbe anche essere proprio una dichiarazione, se siete single, scusate.
Dicevo, potrebbe essere proprio qualche dichiarazione, potrebbe essere una chiacchiera di un certo spessore con una persona o magari la notizia che una persona in particolare possa nutrire un certo interesse nei vostri confronti. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Andiamo a vedere anche il 2 di coppe. Temperanza e 10 di spade. 2 10. Devo dire che è un periodo, quello di settembre, volto a riportare l'equilibrio probabilmente intorno a voi. Il 10 di coppe parla sempre di quello che è una famiglia composta da genitori e figli. Potrebbero anche essere al giorno d'oggi la coppia, diciamo, più gli animali da compagnia, Però è come se tutto sommato l'energia intorno a voi, nella vostra famiglia, che comprende gli amici, non fosse poi così male. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Eremita e stella. Che interessante, perché qui abbiamo un 2 di coppe che mi parla di accordi, di incontri, di anche la nascita di un fidanzamento, mentre qui abbiamo l'eremita, che è una carta solitaria. Ho come la sensazione, questo vale soprattutto se siete single, che ci sia una persona intorno a voi ehm, che non state valutando come potreste, come dovreste, però in realtà poi qualche cosa cambia. Ecco qui la torre, la caduta delle certezze. Ho sempre pensato che fossimo amici, invece no, mi rendo conto che l'altra persona nutre dei sentimenti nei miei confronti. La torre non è sempre necessariamente disastrosa, la maggior parte delle volte sì, però anche no. Cioè, nel senso, le credenze possono anche essere appunto ho sempre creduto che quella persona non fosse interessata a me, invece mi sbagliavo. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 5 di bastoni e 4 di coppe. Ragazzi, veramente, io ho proprio la sensazione che questa persona non la abbiate mai presa in considerazione o non vi stiate proprio accorgendo che c'è qualche cosa. Andiamo a vedere la regina di spade. È che sento che siete un po' rigidi a livello mentale, magari perché non rientra nei canoni a cui siete abituati, magari perché non fa il lavoro che voi vorreste facesse il vostro partner o la vostra partner. Abbiamo un 6 di coppe e un 7 di bastoni. È come se con questa persona ci fosse già stata una conoscenza, perlomeno, e ci fosse qualche cosa del passato che o non buttate giù, o questa persona, ma più voi. C'è come no, successo, avvenimento, qualche cosa che è successo nel passato che un po' ridonda ancora nella testa e per cui vi fa essere un po' militari nei confronti della situazione o della relazione. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 5 di pentacoli e asso di spade. Voglio andare a vedere anche l'imperatore.
8 di spade e 9 di bastoni. Guardate ragazzi, ho la sensazione che le carte vi vogliano dire di mantenere alte le barriere, di osservare i dettagli. I dettagli sono quelli che vi faranno avere una sorta di rivelazione sulla situazione o sulla relazione. Abbiamo un imperatore, qui si tratta, e la regina di spade, si tratta di mettere delle regole, soprattutto se questa persona la conoscete già e magari è di un passato anche un po' lontano per qualcuno, ma sapete un po' la tendenza caratteriale, magari vi attira, ma ci sono certi lati che non vi vanno giù. È come se il mese di settembre fosse un buon terreno per mettere in chiaro delle cose. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, poi farò i vari esempi single, non single e via dicendo. Torre e fante di coppe. Mm. Sì, la torre credo che arrivi verso fine mese, ragazzi, ma è una sorta di ridimensionamento. Mm? Di questa proposta del Cavaliere di Coppe. Qua siamo all'inizio, si va verso la fine, ok? Con un fante di coppe, come se ci fosse un ridimensionamento di questa proposta, di questa comunicazione, di questa offerta, che sento sarà come da parte vostra, cioè l'altro o l'altra potrebbe anche risuonare invertite rispetto a come lo sto per dire, però l'altro o l'altra è come se vi facesse una grande offerta, una grande proposta, se si parlasse di un tema importante per la coppia, o comunque se non siete ancora in coppia per un'eventuale coppia, però ho come la sensazione che soprattutto se conoscete già questa persona, ma potrebbe anche semplicemente avere dei comportamenti che vi ricordano qualcuno del passato. Qui con la regina di spade e l'imperatore vi dicono mettete, avete anche il 9 di bastoni tra l'altro, mettete le regole, mettete i paletti, ehm, che sono regole e paletti che con l'imperatore e l'8 di pentacoli vanno costruiti giorno dopo giorno, cioè si tratta di osservare la relazione e correggere il tiro man mano, perché le regole che magari sono sempre andate bene con il mio ex piuttosto che per me, per l'altra persona non van bene per creare una relazione in armonia e in equilibrio. Quindi più che altro per far sentire al sicuro voi stessi. Ho come la sensazione che dobbiate sentirvi certi su determinati temi. Allora, andiamo a vedere se siete single, ragazzi. Sento che qui si apre una possibilità soprattutto. Vi dico, potrebbe essere una persona del passato che ritorna dopo un tot di tempo piuttosto importante, alla quale voi neanche più pensavate, che però in qualche modo potrebbe ritornare, potreste reincontrare, magari anche attraverso delle riunioni familiari, piuttosto che dei corsi, piuttosto che qualche hobby artistico, cioè come la sensazione che un qualche tipo di festa, aggregazione o comunque corso, il fatto di andare in un posto dove c'è tanta gente apre la possibilità di ritrovare questa persona. Se non vi capita di ritrovare una persona del passato, conoscerete una persona nuova che vi ricorda qualcuno del passato, ok?
E vi dico, qui il potenziale è molto 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 forte di iniziare un qualche cosa veramente con delle regole, però sento che è il caso come di ridimensionare tutto questo entusiasmo che c'è iniziale, perché sento che converserete molto bene, cioè è come se ci fosse parecchia sintonia, potrebbero anche esserci degli hobby in comune, ci sono veramente tutti i presupposti per iniziare un qualche cosa di prospero, per iniziare una relazione concreta, però siccome avete avuto dei precedenti, soprattutto se conoscete già questa persona, magari avete già visto come si comporta, la cosa che vi raccomandano un pochettino è di essere determinati su certi argomenti, su certe cose, ok? Ehm, allora, per molti single questa persona è una persona che potreste incontrare o nel mondo del lavoro o in banca o in teatro, mi dicono in teatro, quindi io non lo so se frequentate il teatro, comunque teatro nei corsi, in qualche corso, come vi ho detto prima. Mettete questi paletti, è molto importante mettere questi paletti perché per come vedo che inizia il mese con questa energia dirompente, qui c'è bisogno di ridimensionare tutta questa velocità, perché i presupposti ci sono tutti, ragazzi, perché inizi una bella relazione. Però è come se il ritmo fosse un po' troppo accelerato. Avete bisogno di rallentare proprio per poter osservare i dettagli, perché ho come la sensazione che questa persona vi stia nascondendo ehm, qualche tipo di carenza. Mm. Può essere una carenza affettiva, quindi ci potrebbe essere come una dipendenza affettiva da parte di questa persona. Sapete, quelle persone che conoscete e dal momento in cui vi scambiate il numero vi scrivono tutti i giorni, anche più volte al giorno. Ecco, quello non è sano. È come se si dovesse dare tempo un pochettino alle energie di sedimentare, di decantare. Però partire su, ed è un po' quello che sento, no? Qui che questa conoscenza, questa relazione potrebbe veramente partire in quarta con i messaggini tutti i giorni, anche più volte al giorno, magari ci telefoniamo, ci facciamo una videochiamata, troppo. Rallentate un attimo il passo perché vi dovete rendere conto, perché è come se vi stordissero di parole, di troppa informazione, di troppo entusiasmo. Invece, forse è il caso di sì, far andare sull'entusiasmo e poi farlo calmare, farlo placare, osservare come mi sento io in relazione a questa persona, cosa sta facendo lui o lei, insomma, mm? È importante qui osservare il dettaglio, osservare le piccole cose nel mese di settembre per rendervi conto di questa persona. Comunque l'andamento, quello che sento è che ridimensionerete questo tipo di inizio molto forte. Per chi è in coppia. Allora, qui ragazzi devo dire che ci potrebbe essere aria di qualche progetto nuovo, di qualche... ehm, potrebbe essere una cosa di cui parlate magari anche da tempo, che però non ha ancora preso piede. E invece vi dico che potrebbe nascere appunto un nuovo progetto. Quello che vi posso dire e soprattutto se in questo progetto dovete investire dei soldi, fate attenzione perché non avete un polmone di riferimento, cioè di appoggio. Sento che c'è carenza economica e quindi è vero anche che c'è un asso di denari, parla di nuovi inizi, parla di doni che arrivano dal cielo, quindi la sento molto come una possibilità, magari parlando con degli amici, ci si rende conto che c'è una possibilità alternativa per iniziare un progetto che avevate da tanto tempo col vostro partner e quindi c'è il terreno fertile per appunto iniziarlo, perché prima non si vedevano certe cose e arriva come questa torre che vi fa, può essere anche il ridimensionamento del progetto, partire da questo cavaliere di coppe e andare poi a finire con questo fante di coppe. Però devo dire che le energie intorno a voi sono molto conviviali, sono molto coccolose, ok? Sia a livello di ambiente familiare, sia a livello di coppia
coppia, di relazione proprio io e tu, io e te, tu e io, vabbè, avete capito. Ehm, Anche qui ragazzi però, per chi è in coppia, è il caso di fare come una sorta di programma per mettere in atto questo progetto, che c'è proprio da scrivere nero su bianco. Avete il Papa. Il Papa parla anche di contratti, di qualche cosa che viene reso pubblico, che viene ufficializzato. Potrebbe essere che molti effettivamente ufficializzino la relazione, ci sia come, guardate, per qualcuno potrebbe proprio essere andare a convivere o semplicemente dire agli amici, ipotesi, guarda, ti presento il mio partner o la mia partner. Sì, è proprio non andare al passo successivo, si parla di qualche nuovo inizio, di qualche struttura, di qualche concretezza che va a migliorare, cioè un qualche relazione che si concretizza di più. Sì, ma mi avete capito. Ok, allora, adesso ragazzi arriviamo invece a chi ha delle relazioni magari non proprio chiare. Allora, devo dire che c'è parecchia comunicazione in questo mese. Da parte vostra sento come vi posso dire, un po' inserire i paletti, anche qui, cer- scusate stamattina, cercare il modo migliore per comunicare con l'altro. Devo dire che potrebbe esserci tanta comunicazione online, telefonica, piuttosto che telepatica, ok? Tipo che vi sentite, vi state scrivendo, ah, ti stavo pensando, sì, pure io, no? Mm. Succede, non so se anche a voi è già successo, scrivetemelo nei commenti, ehm, che magari a un certo punto sentite dal niente l'impulso di chiamare una determinata persona o di scriverle e nel momento in cui lo fate la persona vi dice ma sono 3-4 giorni che ti sto pensando. Quello è come una canalizzazione del pensiero, perché in qualche modo sentite il richiamo dalla parte del pensiero che arriva dal pensiero di quella persona. Ok? Quindi è come se l'altra persona pensandovi mandasse come dei segnali energeticamente a livello metafisico, come se iniziasse a comporre tipo il numero del telefono e dopo 3-4 giorni, dopo 3-4 tentativi, a voi arriva questo segnale, prendete in mano il telefono e fisicamente telefonate alla persona. Quello è un primo e semplice anche esempio di telepatia, ok? Scrivetemelo nei commenti se vi è già successo. Allora, tornando alla lettura, molta comunicazione, comunicazione veloce, cose importanti che vengono messe a galla. È come se si andasse verso un nuovo tipo di equilibrio, delle nuove regole. Sarete voi a mettere i paletti, però per molti saranno paletti non tipo ultimatum, o si fa così o io non ci sto. Saranno paletti del tipo come si può fare per trarne un vantaggio entrambe? Cioè magari voi penserete per due, sento un po' questo tipo di energia, cioè come si può fare perché ambedue ne risultino vittoriosi da questa situazione. Ragazzi, anche qui per le persone che sono in una relazione strana, è come se vi invitassero a stare un po' di più con i piedi per terra, cioè nel senso, sento come questo forte impulso, ok? Però queste nuove regole che dovrete fare con o senza il partner, anche se sento che le farete con il partner, come se ci fosse, prendeste in considerazione anche le sue esigenze, non solo le vostre, nel fare queste nuove regole. È come se vi dicessero partite da regole più piccole, cioè vi faccio un esempio, se me ne viene uno, fatemi pensare un attimo.
Invece di dire, no, o tutto o niente, andiamo a convivere o non stiamo più insieme, ipotesi, si potrebbe pensare a una mediazione, conviviamo dal venerdì alla domenica, ok? Quindi iniziamo un ridimensionamento, sapete, invece che fare 7 su 7, fare 3 su 7 e iniziare a vedere come si vive insieme, come ci si sopporta, quali sono le regole da cambiare, perché comunque anche la convivenza o comunque qualsiasi altro tipo di collaborazione, unione, relazione ha bisogno di essere calibrata nel tempo, mano a mano che questa si sviluppa. Amici dell'Aquario, scusate, del Sagittario, andiamo a vedere, probabilmente, fatemi vedere, sì, c'è. Potrebbe essere Acquario, questa persona. O Ariete anche. Va bene, sapete che i segni zodiacali, insomma. Andiamo a vedere. Un oracolo. Ce ne sono ancora due. Uno è questo e poi abbiamo gli oracoli dell'amor proprio. Wow! Bellissima carta. Anche questa parla di relazioni, di accordi, di contratti di anime. Stavo guardando, effettivamente avete un 2 di coppe, una temperanza e un papa. Non vedo carte karmiche, però può essere che sia una persona... Ah no, c'è anche 6 di coppe. Può essere che sia una persona che avete già conosciuto in una vita precedente, effettivamente, ragazzi. Comunque parla di una attrazione di anime. Ok, andiamo a vedere un oracolo di questi. Carta numero 32, amor proprio, autoamore sarebbe. Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Io merito amore. Bellissimo mantra da recitare. E poi abbiamo carta numero 22, magico. La magia, il magico sarebbe, mi circonda oggi. Bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata, insomma, di ispirazione. Sento che questa è più completa rispetto all'altra. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare sempre via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega il lavoro sulle credenze limitanti. Se volete andare, diciamo, un po' più a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi trattati. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!